In questo video ti racconto come ottenere questa illuminazione per i tuoi video su YouTube spendendo pochissimo e utilizzando cose che hai normalmente in casa. Premessa, spero che apprezzerai questo video perché ho smontato lo studio per far questo. Dopo magari se riesco ti faccio vedere un attimino che cosa c'è, tutte le cose che sono in mezzo in questa stanza. Comunque, dicevamo, voglio spiegarti come ottenere questa illuminazione spendendo veramente 2 lire, con prodotti che costano pochissimo su Amazon e con altri che hai sicuramente in casa. Ma iniziamo. La prima cosa da fare è spegnere le luci. Allora, la prima luce l'ho spenta perché purtroppo ha l'accensione, dopo ti dico che cos'è, quest'altra la spengo così. Dopo aver spento la luce, la prima cosa da fare è accendere una luce. Ti sembrerà un'ovvietà, non lo è. Accendiamo la luce. Questa luce, qui nello specifico, dopo ti faccio vedere che cos'è, ti do i link per acquistarla, ha un telecomando con 3 regolazioni. Questa è cold, questa è white e questa è warm. Per ognuna di queste ha delle regolazioni semplificate tipo 20%, 50%, 100%, ma puoi abbassare anche gradualmente sia la luminosità che aumentare o diminuire i gradi Kelvin. Ok, diciamo che noi ci interessa tenerla su cold al 100%. Ok, questa luce è orientata a sinistra, dopo prendo la videocamera e ti faccio anche l'inquadratura lì, è orientata a circa 45 gradi sulla sinistra in questo caso, e è poggiata sulla scrivania perché non ho tutto questo spazio, ma molto probabilmente anche tu nella tua stanza hai uno spazio abbastanza piccolo, ok? Quindi va benissimo così. Potevo riorganizzare lo studio in maniera diversa, ma va benissimo così. Quindi, la prima luce. La seconda luce, invece, te la voglio far vedere, si accende con il tastino, è questa. Ok? Va a completare. Ti faccio vedere l'utilità di questa luce. Ok? Illumina soltanto un lato. Perché? Perché va a completare, ti faccio vedere, ciò che invece sarebbe rimasto scoperto. Guarda questa luce che è orientata da un lato, mi lascia questo lato del volto meno visibile. Ora, se è una scelta, se vuoi avere questo effetto un po' cinematografico, benissimo. Se invece vuoi riempire lo schermo, illuminarti bene il volto, anche perché guarda, questo lato qui è molto definito e scontornato rispetto allo sfondo, questo qui si fonde un po'. Quindi cosa faccio? Accendo questa e come per magia anche l'altro lato del corpo è illuminato e anche il mio volto è totalmente illuminato. Ok? Bene, ti faccio vedere una cosa. Una t-shirt bianca, guarda, adesso la luce è senza la t-shirt. Quella che ho utilizzato è questa, una semplicissima lampada Ikea. Aspetta, la spegniamo. Quella che ho utilizzato è questa, una semplicissima lampada Ikea con una lampadina, ti dico anche quant'è, sempre se ci vedo, 3 watt. Piccolissima, perché mi serviva, altrimenti sarebbe stato ancora più complicato riuscire a gestirla. Quindi questa lampada Ikea, che è una lampada qualunque, quindi non devi avere per forza questo modello, ma puoi comprare una qualsiasi, anzi sicuramente hai già in casa una qualsiasi lampada da terra, ecco, puoi utilizzarla. La cosa interessante qual è? La rimetto al suo posto e la metto fuori inquadratura, ok? Che questa lampada qui la puoi anche orientare, guarda. Avendo il collo flessibile, puoi anche orientarla come ti pare. Quindi, adesso devo ritrovare la posizione giusta, ma anche se non è la stessa di prima non fa niente. Che cosa succede? Che se io lo accendo così, è troppo forte. E siccome non ho un telecomando per questa lampada, è brutto, perché la luce principale in questo caso diventa meno forte rispetto a questa, solo che questa la posso regolare e questa no. Ok? Non va bene. Per cui cosa ho pensato di fare? Puoi provare con qualsiasi materiale. Hai presente le veline nelle quali inserire i fogli? Ecco, potresti provare a metterla davanti. Nel caso in cui la lampadina non è così forte, guarda la differenza. Aspetta, spegniamo questa. Ok. C'è una differenza, la vedi? C'è una differenza con, senza, con, senza. Molto più morbida, ma non è quello che vogliamo. Quindi riaccendiamo questa e mettiamo, in questo caso, una t-shirt, ma potresti prendere un telo doccia, sono perfetti quelli bianchi, bianchi nel senso senza disegni, altrimenti poi i disegni vengono proiettati sullo sfondo. Quello bianco semplice, semplice, semplice. Io in questo caso ho una t-shirt bianca
che uso per la casa d'estate, ecco, la metto un solo strato, non entrambi, ma uno solo, lo metto qui, lo poggio in maniera abbastanza brutale e come per magia, ok? Ti faccio vedere, così è senza, ok? Così è con, molto 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 più morbida. Ecco, riaccendiamo, ok. In questo modo hai ottenuto una luce tutto sommato decente. Io non avevo 2 lampade in casa, per cui adesso ti faccio vedere un softbox con una lampadina particolare, ma che costa veramente 2 lire, regolabile, dimmerabile, fondamentale. E poi ho preso questa lampada, ma se tu hai 2 lampade Ikea, o di qualsiasi altra marca, perdonami, io dico Ikea, ma questo video non è sponsorizzato dal signor Ikea, anche se io sto qua. Ti immagini Ikea che sponsorizza un video? Impossibile. Dicevo, ho preso questa lampada, ma potresti usare qualsiasi tipo di lampada, applicargli un telo doccia. Io una volta l'avevo comprato, poi non so che fine ha fatto, ma se compri un telo doccia, quello più economico del mondo, quello bianco, non trasparente, ma opaco, lo compri, lo tagli a misura e lo puoi, addirittura con delle pinzette, lo puoi attaccare sulla lampada, in modo che attacchi e stacchi. Quando devi registrare un video prendi la lampada e fai questa operazione, quando hai finito rimetti la lampada a posto, in soggiorno, in cucina, in sala da pranzo o dove sia, ok? Mi spiace, io avevo un'altra lampada, l'ho regalata a Marco. Vabbè, comunque, ogni tanto regalo cose, perché mi sento opprimere qui nello studio, quindi regalo cose. Quindi, spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto spero di averti dimostrato come con 2 lire e con cose che si hanno in casa puoi realmente ottenere una luce decente. Ovviamente, oltre alla luce decente, serve un buon settaggio nella macchina fotografica, ma ho fatto un video anche su questo, per cui ti metto il link in descrizione da qualche parte del video, in modo che te lo vai a vedere e sai come settare la macchina fotografica in funzione delle luci che hai, ok? Bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video. Se hai bisogno di qualsiasi informazione, se hai dubbi, domande, curiosità, non esitare come al solito a commentare il video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Grazie, ciao!